Buongiorno a tutti quanti. Oggi mettiamo a ferro e fuoco il nuovo pre-barba di Bruno Iepariello. Allora, siccome io sapete, chi mi conosce, che ormai uso solo prodotti di alta qualità, mi godo con quelli, si può usare di tutto ma mi godo con quelli. Allora, ieri sera, quindi neanche 24 ore di rasatura, mi sono fatto una rasatura abbastanza devastante con lo Chevette. Primo perché non ho mano, e secondo perché non ho mano, e terzo perché non ho mano. Quindi non avendo mano è andata male. In più ho usato sticchettino dell'arco, quindi anche lì non è che mi posso aspettare chissà che protezione. Insomma, non sono andato a darmi una mano sicuramente in rasatura, quindi ho fatto molti danni. Allora, qua ci sono 1, 2, 3 red point abbastanza importanti. Per il resto non ho avuto chissà che irritazioni, però è stata una rasatura bella devastante. Cos'è che voglio capire? Se gli diamo di booster a questa tabac, semplicissima tabac vegetale, avrò dei risultati? Proviamolo. Perché adesso è col 316, perché adesso è normale che se io ci metto un Barista Ramen Fougère Gothique, un super sapone, sono capaci tutti, tra virgolette, a comunque riuscire a farsi una rasatura decente, anche se non sarebbe mai da andare a insistere così dopo poche ore. Però la mia domanda è, veramente riesce, tenendolo su, a dare un bel booster? Come mi ha spiegato, sarebbe da andare a toglierlo se si va a usare ad esempio dei saponi performanti avendo dentro dei caolini, dei burri. Però in questo caso io sto solo cercando di avere quell'aiuto in più. Tra l'altro dura anche tanto perché mica cala, cioè veramente è interessante la cosa. Vediamo come va. Oh, non è detto che funzioni, adesso che mi si riapra i due red point non lo metto neanche in conto. Io voglio vedere a fine sbarbata che risultato mi porto a casa. Ecco. Se peggioro, se resto uguale, se cambia qualcosa. Ho armato un 316 di una rapira Swedish in modo da averne la meta comunque per me molto equilibrata. Perché l'idea sarebbe che se uno non vuole spendere soldi per i saponi, si usa solo i saponi da banco, è vero che avere un pre-barba così farebbe ciò che non fa nemmeno il gel pre-barba. Quindi diciamo che è una prova per chi ama usare un certo tipo di saponi, non vuole spendere, non gli interessa, gli va bene così. Voglio capire quanto possa fare la differenza.
Ieri ho fatto proprio la diretta sul gruppo Passione Rasatura e mi ero veramente distrutto. Quindi adesso sono curioso di vedere che apporto mi può dare un sapone che, se lo avessi usato senza, sarei distrutto adesso al 100%. Vediamo. C'è una cosa che sento di sensazione, è veramente una buona protezione, cioè sembra veramente di usare un sapone diverso. Quindi male, chi si vuole godere la profumazione. Dopo qua vedete, qua ho anche dei brufoli perché sto prendendo dei medicinali pesanti, quindi non ho la pelle a posto, ma tanto più capisco quanto e se vantaggio mi può dare questo prebarba usato in questo modo. Con 12 ore di ricrescita. Giustamente bisogna fare anche i ritocchini, se no sono capaci tutti. Cioè, secondo me, vi dico la verità, l'idea è tanta roba. L'idea è tanta roba. Cioè, per chi non vuole andare a spendere soldi per saponi top, quindi per non star lì, cioè, secondo me l'idea è veramente tanta roba. Primo perché non ci vai a buttare oli tu a caso o via dicendo, comunque ti affidi almeno. Vedo che cerca di usare cose bio, via dicendo, io ho la mia idea su certe cose, però comunque si tratta di un laboratorio che insomma, che lavora con le leggi italiane, quindi hai un prodotto a posto, non vai a fare mischioni o mettere cose strane tu che non conosci. Una saponettina così ti dura un'eternità. Non penso che uscirà da un prezzo esorbitante, non lo so. E ti puoi usare veramente i saponi più scrausi e farti delle gran rasature. Dopo sì, non hai il viaggio olfattivo, non avrai il super mega post rasatura della vita, però ragazzi miei, se ti permette di usare un sapone da €1 e farlo rendere così, se uno ha dubbi si guarda la diretta su Passione Rasatura fatto con Ciro Sarubo ieri sera, così vedete com'ero ridotto. Cioè ragazzi, sta trasformando un Tabac
Stirling, o meglio anche. Devo dire la verità, non è che stiamo qua usato in questo modo qua, è incredibile quanto rende. A malapena mi ha sto insistendo, 316, neanche 12 ore di ricrescita. Porca miseria. Se qua puoi usare anche il sapone peggiore che c'hai, ma magari ti piace la profumazione, e come migliora anche il post rasatura, ragazzi, cioè, che vedevo dire. Oh, ma sto scherzando, Se guardate il risultato. Bruno, questo è un bel colpo, questa è una bella idea, una bella genialata. C'è chi usa saponi semplici da banco, c'è qua ha fatto veramente una bella cosa. C'è poco da fare, niente da dire. Allora, comunque, siccome ieri ero messo male, io un po' di cremina della Hortus Fratis me la metto. Però mi ha a malapena toccato un paio di red point di ieri, ma neanche peggiorati, cioè a malapena sfiorati. Questo marchio, ragazzi, Hortus Fratis, veramente tanta roba, non ha profondazione, ma sulla pelle è veramente un toccasana. Cioè, mi sono fatto un BBS assoluto con meno di 12 ore, con una rasatura devastante, perché ieri sera comunque ero messo male. Niente da dire, è un booster di quelli allucinanti, usato così. Io su sapone di qualità non lo userei, neanche se dopo lo sciacquo, sono sincero, no? Mi metto il mio gel pre-barba, me lo godo così e basta. Ma su saponi da banco, ragazzi miei, prendete una saponetta così, fate il miracolo. Ve lo dico perché fate veramente il miracolo. Mi metto un filino di B15 qua, connettivina sui micro red point che avevo già ieri, quindi praticamente ho solo ripizzicato qualche brufoletto, perché vedete qua sono tutti brufoletti, perché sto prendendo tipo 7-8 medicine al giorno, che non sono poche. Però niente, non preoccupatevi, insomma, sono cose che vanno avanti, che passano, niente di grave. Dopo io come aftershave, però, parlando di robe da banco, io adesso uso il miglior aftershave da banco che io abbia mai sentito. Ce ne sono due da banco a prezzi veramente limitati. San Bernard, questo è qualcosa di micidiale, lo trovate sul sito tedesco della San Bernard. Questo è un prodotto micidiale. Però parlando di prodotti da banco che conosciamo, secondo me lo Spake non ce n'è per nessuno, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Qualità, prezzo, tutto, non ce n'è per nessuno. Questo è un capolavoro. E ragazzi, non sento bruciare, cioè non ho sentito la rasatura. E ho usato un 316, non è che, capito, sono andato lì a giocare con l'italico e ho fatto finta di radarmi, cioè sono arrivato al BBS. Questo è una roba da provare. Cioè, non consiglio a nessuno usare saponi da 1 euro o 2 euro, sapete, però io amo il tabak, io amo la profumazione del tabak. Ci passate questo,
ragazzi, vi diventa un sapone di livello. È la verità. Dopo, se lo usate tutti i giorni non avrete il mega post rasatura di un sapone da 20-30 euro. Questo penso sia, neanche che ve lo vengo a spiegare, però vi dico che migliora il post rasatura di un bel po' già di suo. È un bel articolo, un bel prodotto. Mi ha veramente stupito e non me l'aspettavo in questo modo qua, cioè che riuscisse a dare veramente un colpo così grosso a prodotti da banco. Questo io penso che tutti quelli che sono appassionati di prodotti semplici, questo è il piccolo miracolo. Io ne ho un pezzettino, dopo penso sarà una saponetta, questo sarà un miracolo. Dosato giusto è un miracolo. Cioè i 2-3 red point di ieri, ragazzi, ma guardate che rasatura. Spettacolare. Bravo Bruno, bel colpo. Sono curioso anche di provare quel nuovo toner lì che hai fatto. La curiosità c'è sempre tanta, vediamo come va. Ragazzi, vi auguro una buona giornata e bye bye.